E benvenuti in questo nuovo video. Torna il campionato, torna la nostra lotta a salvezza, ma come al solito torno io che chiedo come prima cosa il vostro like per supportarci. Chi non è ancora iscritto, malissimo, si iscriva subito, attivi la campanella che comunque non vi perdete il post partita di questo Venezia-Bologna che ci aspetta, e chi vuole può abbonarsi per sostenerci ancora di più, ma chi non può va benissimo anche il like, per noi è fondamentale anche solo quello. In settimana, per chi se lo fosse perso, abbiamo fatto un video, in realtà sono due video, quindi troverete il video diviso in due parti, parte 1 e parte 2, dove abbiamo analizzato la rosa, quel che potrebbe succedere alla nostra rosa in caso di retrocessione in Serie B o in caso anche di salvezza. Abbiamo messo tutte e due queste prospettive, quindi per chi non l'avesse visto, se lo andasse a recuperare e dicesse insomma cosa ne pensa intanto prima della partita, così avete dei contenuti in più per chi non l'avesse ancora visto. Andiamo a parlare di questo Venezia-Bologna che ci aspetta, ma prima andiamo un attimo a fare un recap, andiamo a ricapitolare un attimo quella che era la nostra situazione prima della sosta, perché di fatto serve anche a me per ricordarmi un po' tutto. Venivamo da 4 pareggi contro 4 squadre molto forti, metto dentro anche il Como, magari più che altro per la qualità di gioco, per le prospettive future del tipo di società che hanno, comunque un allenatore molto bravo che fa giocare la squadra in maniera molto, molto offensiva, molto moderna. Quindi 4 pareggi contro 4 squadre forti, 4 punti, e di fatto in classifica siamo rimasti sul treno delle altre, sulla scia delle altre, perché siamo a -2 dall'Empoli terzultimo e a -5 dal Parma e dal Lecce quartultimo, è il posto che insomma che vorrei ricoprire, che vorremmo ricoprire per salvarci. Dista solo 5 lunghezze, sono importanti, è una lunghezza comunque ancora lunga, ancora pesante, però non è incolmabile, quindi c'era il rischio che dopo queste 4 partite la storia fosse già finita, perché poteva veramente succedere. Erano 4 squadre contro cui magari togliamoci il Como, erano 3 squadre contro cui, cioè, se perdevamo non è che potevamo fare i deliri e dire oddio com'è possibile, erano 4 squadre oggettivamente molto più forti di noi. Invece abbiamo retto la situazione e anzi abbiamo messo in campo ottime prestazioni, diciamo, andando a vedere reparto per reparto. A livello difensivo benissimo, una difesa che finalmente regge, che subisce poco, di fatto solo un gol contro il Como, che tra l'altro è forse la partita peggiore di queste 4 partite, paradossalmente era l'avversario un po' più, diciamo, facile, anche se non era assolutamente facile, e invece comunque un gol l'abbiamo subito. A livello di centrocampo si può dire un centrocampo dinamico, in cui in questa giornata in cui contro il Bologna purtroppo dovremmo fare a meno di Nicolas Caviglia, e lì sicuramente c'è un tema, perché bisogna vedere chi sostituirà Nicolas Caviglia a centrocampo, se rischierà Condé, perché di fatto quello è il suo ruolo, sicuramente con caratteristiche diverse rispetto a Nicolas Caviglia, però comunque quello è il ruolo. Vediamo se rischierà Condé o se preferirà adattare, diciamo, un giocatore che di solito è titolare da mezzala, lo rischierà insomma da playmaker. Bisogna un attimo vedere, adesso vedremo cosa farà Di Francesco, non faccio previsioni, però insomma non sono molto sicuro che rischi Condé dal primo minuto, visto che ha sempre giocato poco, così gli ha concesso sempre massimo 5-10 minuti sul finale. Quindi non lo so, presumo vada un attimo a mettere qualcuno di più pronto, cioè adatti qualcuno lì, e quindi un Kike Perez, un Duncan, adesso vedremo. Comunque ditemi voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, chi potrebbe mettere al posto di Nicolas Caviglia, perché io non ne ho idea. Quindi dicevo, mi sono un attimo perso. Un centrocampo sicuramente dinamico, con un buon numero di giocatori, comunque con giocatori con caratteristiche diverse ma utili allo stesso tempo, un mix insomma variegato. Devo dire il reparto forse in cui siamo messi meglio anche a livello numerico, qualitativo, e però difesa che regge, centrocampo ottimo, ma un attacco che non segna. Purtroppo siamo tornati sempre lì, non segna neanche a pagare, un solo gol contro il Como appunto. Quindi ottimi difensivamente, solo un gol subito, malissimo offensivamente, solo un gol fatto, sempre contro il Como. Contro il Napoli però c'era stato un barlume di speranza, visto che insomma almeno io ci ho calcato la mano tantissimo sul fatto che dal primo minuto è stato schierato titolare
sono state schierate titolari le due punte di ruolo assieme in campo. In quel caso erano Fila e Maric. E a me, fino a che Maric purtroppo non è stato sostituito al 38esimo perché si era fatto male, fino a lì ho visto un peso offensivo diverso, ho visto la squadra girare in maniera diversa. Non so, a me la squadra veramente sembrava muoversi in maniera diversa, in maniera più efficace, ecco, non saprei come altro definirla. A me è sembrato che in quei minuti, anche per atteggiamento sicuramente, ma siamo partiti sfrontati contro il Napoli, ma a me pare che proprio fossimo più pericolosi offensivamente, che la squadra girasse, si muovesse in maniera diversa per stabilire gli attaccanti, che gli attaccanti facessero cose diverse e dessero modo anche al centrocampo, alle mezzali e agli esterni di muoversi in maniera diversa, più libera. E allora io sicuramente questa è una soluzione quindi che riproverei, perché di fatto poi sempre contro il Napoli, quando sei tornato con Oristagno da seconda punta che si muoveva dietro la prima punta che era rimasta, ossia Fila, poi siamo tornati insomma al classico, perché comunque l'infortunio ti ha costretto a questo, però insomma poi siamo ritornati al classico in tutti i sensi, che di fatto non si è tornati offensivamente a creare poco. Quindi sì, è una situazione che io vorrei rivedere, quella delle due punte, però temo che sia stata veramente episodica. È una cosa a cui ho calcato la mano anche nel video risposta ai commenti, ma temo che Di Francesco non continuerà su quella via. Cioè, se lo facesse mi sorprenderebbe molto e anzi apprezzerei, però temo non sarà così, perché mi sembra che digerisca proprio poco la soluzione delle due punte di ruolo davanti a semi-attacco. Vuoi perché la sua carriera parla per sé, insomma le due punte pare che l'abbia mai usata come soluzione, quindi sì, predilige altre dinamiche offensive che prevedono quasi sempre una unica punta, e poi magari anche non vuole le due punte insieme in campo perché semplicemente vuole un equilibrio anche difensivo diverso, perché sicuramente il mettere due punte comporta anche un modo di difendere diverso, quindi da quel punto di vista lì sulle sue idee sai com'è Di Francesco, sai quali sono le sue idee anche offensive, anche dal punto di vista dello schieramento tattico, delle pedine tra virgolette, e quindi ci sta, va rispettato, però insomma io ho un'idea a livello offensivo diversa dalla sua. Parlando un po' del Bologna, è un Bologna che fa paura, perché l'ultima partita che ha affrontato prima della sosta è stata proprio contro la Lazio e ha vinto 5-0, li ha proprio, si può dire, devastati da tutti i punti di vista tattico, del numerico dei gol, dell'atteggiamento, quindi tra l'altro ha battuto una diretta rivale per un posto in Champions, quindi non l'ultima della classe. È veramente, anche tra l'altro anche noi nella partita dell'andata al Dallara abbiamo fatto una brutta figura perché abbiamo perso 3-0, sì ok è venuta da due rigori che hanno segnato, quindi c'è sul 2-0, poi è arrivato il 3-0 d'azione lì. Ci siamo un po' fatti trasportare dalla negatività del momento, però comunque dopo quella partita lì mi ricordo anche il nostro post partita, eravamo un misto tra sviliti, furiosi perché non vedevamo più nulla, cioè avevamo messo in campo una prestazione orribile, non vedevo più veramente orizzonti di come potessimo migliorare, ma sicuramente questo era anche merito di un Bologna che non ci aveva fatto capire nulla. E difatti poi dopo quella partita lì si parlava che in caso di sconfitta contro il Como, che era la partita successiva, Di Francesco potesse addirittura saltare, quindi era una sensazione che una richiesta che avevo fatto in quella post partita, sicuramente una richiesta mia, ma in realtà era un po' tutta la piazza a richiederlo, quindi diciamo che il Bologna quella volta lì ci ha messo parecchio in crisi. Poi anche in quel caso lì c'era stato Antonelli che aveva smentito tutto nel pre-partita. Comunque quello era quello che ci aveva lasciato quel Bologna-Venezia finito 3-0, quindi si può dire ecco fosse una delle peggiori partite, anche guardando adesso, perché di fatto siamo a 30 partite giocate, una delle peggiori partite che abbiamo fatto nel campionato, ma senza dubbio. Questo Bologna è una squadra con un atteggiamento super offensivo, è un atteggiamento che sicuramente mi piace, è una squadra che può permetterselo, che è una squadra che tiene la difesa alta, quindi un baricentro alto che
a cui piace tanto tenere il pallone, che piace dominare il gioco, che porta sicuramente tanti uomini ad attaccare, che ti pressa forte in prima costruzione, ma in realtà ti pressa in tutte le situazioni di campo, perché vuole lei il pallone, non vuole farti capire nulla, non vuole farti impostare, non vuole farti manovrare bene, ti pressa forte perché vuole conquistare il possesso e vuole fare lei la partita, vuole avere lei il dominio del gioco. In attacco poi hanno elementi validissimi, Ndoye, Orsolini, Castro, di cui si sta parlando tantissimo, che hanno la giocata singola come arma, quindi possono farti male anche così, ma in realtà la chiave del successo di questo Bologna non è tanto quella, ma è che si muovono bene, i giocatori si muovono bene, si trovano bene tra di loro, e questo è sicuramente merito dell'allenatore di Italiano, e quindi è una squadra che ha tante opzioni per farti male, anche in ripartenza tra l'altro, perché sono giocatori comunque che hanno dinamicità nelle gambe, quindi anche da quel punto di vista, anche sicuramente la preparazione tattica in più che Italiano mette, diciamo, possono farti male un po' in tutti i modi. È una partita difficile, un attacco difficile da sostenere, di fatto il risultato contro la Lazio testimonia questo. In questo momento può veramente mettere in crisi un po' tutte le squadre del campionato. È proprio una squadra che definisco intensa, a cui è difficile star dietro, e infatti servirà intensità domani, assolutamente, perché sennò rischi veramente di fare una brutta figura come all'andata. Se metti in campo intensità, però come la loro, puoi reggere, puoi confrontarti, però è dura. E almeno, ecco, prima della sosta si poteva dire che fosse la squadra assolutamente più in forma del campionato. Questo sì, speriamo che un attimo la sosta li abbia un attimo calmati, è una speranza più che altro. Però diciamo che proprio per la natura offensiva di questo Bologna di Italiano si può dire che a livello difensivo non è una squadra imperforabile, cioè, assolutamente, ma devi saper sfruttare gli spazi che ti concedono, perché te ne concedono. Anche contro la Lazio ha avuto le occasioni per far male, però non le ha sapute sfruttare. Appunto, occasioni che ti si presentano, devi metterla dentro. Esempio, se riusciremo a uscire bene dal loro pressing, perché come vi ho detto pressano molto forte, in maniera forsennata quasi, se esci bene da questo tipo di pressing hai spazi, cioè si possono aprire varchi molto importanti, varchi che con altre squadre non ti si presentano quasi mai, o magari diciamo momenti di partita un po' confusionari. Invece contro le squadre italiane si creano questo tipo di situazioni, però devi sapere sfruttare quelle occasioni che ti si presentano. Si può dire che di certo noi non è che brilliamo da quel punto di vista in fase realizzativa, dal punto di vista di sfruttare i momenti, sfruttare le occasioni che ti si presentano, quelle poche occasioni che ti si presentano. Però quello è un esame che devi superare in questo sprint finale di campionato che ci aspetta, perché se non superi l'esame del fare gol è inutile stare qua a parlare, è inutile, non vai da nessuna parte, perché se non segni, fai tutto bene ma non segni, di cosa stiamo parlando? Quindi è difficilissima, ma come lo erano difficili Lazio, Atalanta, Como e Napoli. Quindi non partiamo per vinti neanche stavolta, assolutamente, perché anche le altre volte eravamo qua a fare discorsi simili, nel senso è durissima, servirà comunque una prestazione importantissima, perché sono squadre oggettivamente molto più forti di noi, eppure in qualche modo l'abbiamo sempre portata a casa, un punto per volta, ma di fatto abbiamo fatto 4 punti in 4 partite, però 4 avversari difficilissimi. Speriamo un attimo che la sosta abbia placato un minimo questo Bologna arrembante, che è infermabile visto nelle ultime giornate di campionato, e allo stesso tempo spero che questa sosta abbia dato a Di Francesco e alla squadra modo e tempo di recuperare energie per lo sprint finale, che spero ci regalerà qualcosa di pazzesco, un finale in cui possa succedere tutto, almeno questa è la speranza. E nulla, grazie per essere arrivati fino a qui. Chi non è ancora iscritto si iscriva, chi non ha ancora messo like malissimo, lo lasci subito, commentate dicendo appunto la vostra su chi potrebbe prendere il posto di Nicolussi Caviglia, che
è squalificato purtroppo. Ditemi voi quello che pensate da questo punto di vista, anche su gli altri aspetti di cui ho parlato in questo video. Attivate la campanella così non vi perdete il post partita di Venezia-Bologna, e chi vuole appunto può abbonarsi, ci aiuterebbe davvero tantissimo, ma chi non può va benissimo anche solo un like, per noi è importantissimo anche solo quello. E come sempre è sempre Forza Venezia, è sempre Forza Unione.